Cari amici del canale, mi trovo a Vobarno, in provincia di Brescia, e sono in compagnia ancora di Andrea della FGS. Ebbene, siamo all'interno di uno stabilimento di una turbina idroelettrica della Kaplan. Sono turbine, avete visto nei video che ho già fatto, nei documentari che ho già fatto, sono turbine che producono tantissima corrente. Ebbene, qua ragazzi siamo all'interno di una turbina che produce veramente tanta corrente. Andrea, innanzitutto ciao. Ciao Gianni. Ed è sempre un piacere vederti. Bentornato. Ai cari amici del canale, io voglio oggi creare insieme a te questo documentario storico, perché qui siamo all'interno di una turbina che ha i suoi anni. Lascio a te la parola perché voglio che mi descrivi bene sia tutta la storia di questa centrale idroelettrica, nonché delle potenze che ci sono in ballo. Vai. Beh Gianni, tu vieni a trovarci spesso e volentieri e quindi stiamo proseguendo nel nostro tour fra le centrali idroelettriche che vogliamo approfondire. Certo. Qui ci troviamo a Vobarno, come hai ben detto, e questa è una centrale idroelettrica storica. Risale infatti al 1931, ma la sua storia è ancora più antica e adesso poi ti racconterò. La centrale, per così come la vedi oggi, è stata costruita dalle ferriere acciaierie Falck. Quindi, classico Falck, acciaierie. Assolutamente, che erano presenti a Vobarno con degli impianti importanti, nel Milanese, a Dongo, quindi la Falck ha fatto la storia di quella che è stata la siderurgia italiana. Come ogni azienda energivora, e l'acciaieria storicamente è sempre stata un tipo di industria che ha bisogno di molta energia, non dimentichiamolo che il forno elettrico di fusione per il ferro è stato inventato a Brescia, da Stassano a fine dell'Ottocento, primi del Novecento. Quindi la corrente elettrica per una siderurgia era importante per poter fondere il metallo, ma anche per far funzionare poi tutti quelli che potevano essere laminatoi ed altri macchinari dedicati alla trafilatura e alla produzione del ferro. A Vobarno le Falck avevano delle importanti trafilerie per la produzione di tubo, quindi profilo sagomato di varie misure. Oggi la Falck non è più presente in questo stabilimento, ma a Vobarno rimane ancora un importante centro di produzione siderurgica. Negli anni lo stabilimento è passato nelle mani della Mannesmann e oggi siamo Borusan-Mannesmann, che è una joint venture tedesca e turca per la produzione sempre siderurgica. Questo ragazzi che sta descrivendo Andrea è la storia dell'Italia dei primi Novecento e del dopoguerra, dove veramente gli acciai e la siderurgia, la metallurgia era a livelli veramente molto alti, e l'energia che richiedevano queste industrie era altissima, perché la fusione del ferro non è stagno, il ferro ha bisogno veramente di tanta energia. Ora la zona che sto visitando della Bresciana ha talmente tanta acqua che scende dalle montagne, per cui l'avete visto anche nei documentari precedenti, c'è veramente tanta energia producibile, e l'incentivo che lo stesso Andrea buttava nei video precedenti è l'incentivo a sviluppare l'idroelettrico, che è un'energia pulita, sicura, sì, e che produce veramente tanto. L'idroelettrico è stato la prima fonte di energia pulita ma disponibile in grande quantità per le industrie. Tu hai detto bene, il ferro nella Bresciana e nella Lombardia. Un autore storico ci diceva che parlare di ferro in Lombardia è come parlare di arancia in Sicilia, quindi è materia di tutti i giorni, materia di tutti i giorni per quello che era la popolazione, perché poi c'erano tutti gli operai che erano abituati a lavorare il ferro, e questa è una cosa che risale ancora più anticamente. Per quale motivo in Lombardia si conosceva così bene il ferro? Perché c'era una tradizione di lavorazione nelle fucine, nelle miniere presenti nel Bresciano, e dalle fucine si è passati prima alle piccole trafilerie, alle piccole acciaierie, con l'invenzione della mini mill. La mini mill è stata la piccola acciaieria elettrica nata sempre qua nelle nostre zone del Bresciano, Odolo ad esempio, quindi piccole acciaierie, mentre nel Bresciano, una zona dislocata dalle tratte comode di trasporto, c'era però un altro tipo di vantaggio, cioè l'energia che stiamo ben vedendo. Tutta l'acqua che circola su queste montagne. E allora si poteva fare convenientemente, anche se ci si trovava in mezzo ad una valle difficilmente raggiungibile, si poteva fare convenientemente una lavorazione, un lavoro, grazie al beneficio del basso costo dell'energia ivi presente. Perfetto. Una centrale idroelettrica come ci troviamo oggi risale quindi al 1931, come ti dicevo prima. In realtà la Falck
già prima del 1931 aveva impiantato la prima versione di questa centrale, per cui se risaliamo nella storia, in questo sito c'erano addirittura delle fucine venete della Repubblica di Venezia e le chiamavano il FOL qui a Vobarno. Siamo già nella fine dell'Ottocento. Siamo ancora prima, fine 700, qua era già presente, a fine 700 uno degli impianti di produzione siderurgica più grandi di tutta Italia, e questa è una cosa che ci tengo con molto orgoglio a dire, essendo proprio bresciano, ma è il mio paese questo. Certo. Quindi questo sito produttivo si chiamava il FOL, che significa il follo è una situazione dove si va a battere, e qua si batteva il ferro. Esattamente dove siamo noi c'era già un canale esistente, quindi risalente ancora in epoca medievale, con 12 ruote di mulino, immaginiamoci, abbiamo i disegni antichi di questa cosa, 12 ruote di mulino tutte in parallelo che andavano ognuna a batter ferro tramite il maglio. Quindi è un impianto che, se pensi che parliamo di 300 anni fa, doveva essere una cosa grandiosa da vedere. Ai tempi era mastodontico, con operai che si massacravano di lavoro, e il maglio, per coloro che non lo sanno, era un battitore automatico che saliva con le forze della natura, che poteva essere di solito l'acqua, faceva girare queste ruote con queste pulegge anche di cuoio. Dipende. Allora, il maglio tradizionalmente è anche collegato direttamente alla ruota con un albero e un portapalmole, si chiama, che è una specie di albero a camme che mi fa battere il maglio. Da questa evoluzione si è passati poi a fine 800 ai primi impianti con turbina, e in questo caso le turbine erano collegate, anziché agli alternatori per produrre corrente elettrica, i primi impianti da turbina erano collegati con delle cinghie di cuoio agli utilizzatori, che potevano essere i primi laminatoi a cilindro. Quindi questi grandi, pensa che il laminatoio di questa Falck di Vobarno è quello che oggi si vede al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, per cui se uno va a fare questa visita vede questo grandissimo volano di circa 4-5 metri di ghisa, ed era quello a servizio della turbina della centrale Falck di Vobarno. Che ha un'inerzia che, a motivo del peso e della dimensione, è incredibile. Volevo chiederti una cosa, parlando di questa centrale, se entriamo nel reparto tecnico, cioè la produzione, intanto che turbina abbiamo qua? Una Kaplan, una Francis o una... Ci troviamo sul fiume Chiese. Il fiume Chiese è un fiume di origine glaciale, perché nasce dalle pendici del ghiacciaio dell'Adamello, e poi ha un grosso contributo torrentizio nel fondovalle. Quindi è un fiume mediamente stabile, però che ha anche delle possibilità di piene importanti. Non ha, nella parte dove ci troviamo noi, che siamo nella parte prealpina, quasi vicino alla pianura, non ha dei grandi dislivelli. Quindi ci troviamo in una situazione di grande portata del fiume Chiese, ma di piccolo dislivello. La centrale dove siamo oggi sfrutta mediamente circa 30 metri cubi di acqua al secondo, sono 30.000 litri di acqua al secondo, stiamo parlando di un tir, un'autobotte, più di un'autobotte al secondo, su un salto di circa 8 metri di dislivello. Quindi ragazzi, 30.000 litri di acqua attraversano ogni secondo 8 metri di caduta. Immaginate la potenza, la pressione, il peso che esercita quest'acqua sulle turbine per produrre un'entità in termini di megawatt di quanto? In questo caso parliamo di una potenza massima di circa 2 megawatt. Quindi sono potenze abbastanza succose, diciamo, ecco. Bene. Questa potenza qui viene generata, visto il salto basso ma la grande portata, attraverso 2 turbine di tipo Kaplan. Quindi le possiamo andare a vedere? Assolutamente. Benissimo. Per quanto riguarda la storia, volevi aggiungere qualcosa che vuoi che i nostri amici, visto che ragazzi questo è un documentario, sapete una cosa che ci tengo a dire in questo momento, che qui a Vobarno, noi ci troviamo nella Bresciana, come ben dicevi, e questa è la Valle Sabbia. All'interno di tutta la Valle Sabbia, Vobarno è il comune che produce più energia pulita, rinnovabile di tutta la valle. Questo perché? Proprio perché abbiamo la presenza di questa centrale Falck di circa 2 megawatt, c'è una grande centrale Enel presente da 27 megawatt, poco distante, abbiamo altre 3 o 4 centraline idroelettriche, quindi l'idroelettrico la fa da padrona, e abbiamo anche ultimamente la presenza di 2 o 3 impianti fotovoltaici che superano il megawatt, perché comunque a Vobarno la storia industriale è tutt'oggi una realtà importante, quindi abbiamo mantenuto la volontà di tenere sul territorio un'industria. Certo.
e io faccio i complimenti a tutti coloro che hanno questa mentalità pulita, dove vogliono produrre energia. Chiaramente qua c'è tanta acqua, tanti fiumi, tanti corsi che consentono questo, ma un grazie alle amministrazioni e soprattutto anche a tutti i cittadini, a tutti coloro che privati, perché questa alla fine è anche un'azienda privata, che vogliono perseguire questa meta di continuare verso il non inquinante, ovvero tutta quella generazione di energia elettrica che avviene dall'acqua, dal sole e dal vento. Quindi complimenti veramente a chi gestisce, a questo paese in primis, e a chi gestisce questa energia pulita. Ci tengo a dire, visto che facciamo i complimenti a tante situazioni, che non bisogna anche dimenticare il valore che hanno queste produzioni di energia e dell'idroelettrico in particolare. Oggi ci troviamo, caro Gianni, in una situazione particolare dove, Si vede. dove l'energia a volte sembra una cosa scontata. Uno attacca una presa nel muro e consuma energia, ma produrre questa energia non è facile e ci sono certi enti a livello più che nazionale, che adesso non stiamo a approfondire, che però stanno cercando di mettere difficoltà a portare avanti queste realtà. Quindi tanti hanno anche paura dell'idroelettrico, però se ben fatto è l'energia più antica, più affidabile, più pulita, e anche a livello burocratico è importante che rimangano sul territorio queste conoscenze, perché portare via dal territorio la competenza dei tecnici come noi qua siamo in veste di manutentori, come ben sai, ma portare via dal territorio queste competenze significa impoverire l'Italia, i paesi in primo e l'Italia, di qualcosa che difficilmente potremo importare da altre parti. Certo, questo Andrea ha lanciato un messaggio chiaro che andiamo a sminuire un attimino passando nel tecnico, però chi deve poi gestire queste situazioni geopolitiche, chiamiamole così, sa cosa fare. Ebbene, noi adesso, che è classico di questo canale, che è esente da tutte queste problematiche. Ma io lancio sempre. Hai fatto bene. Qui su questo canale c'è libertà di parola, lo sapete che anche nei commenti avete sempre espresso tutto ciò che avete voluto nel rispetto e nella logica degli altri. La nostra libertà finisce sempre quando inizia quella degli altri. Ebbene, passiamo adesso a questi 2 megawatt di produzione, andando a vedere proprio le turbine e partendo dal monitor che ci fa vedere in diretta nel display quello che è proprio la produzione reale, di cui a motivo delle condizioni oggi mi sembra un pelino inferiore. Certo. Benissimo, buona visione ragazzi a tutti voi e spero vi piacciono questi video, perché sono dei documentari sull'energia alternativa prodotta da, e lo ricordo sempre, sole, vento e acqua, non c'è null'altro. Allora ragazzi, questa è tutta l'unità di controllo della centrale e adesso andiamo su questo monitor che raggruppa tutte le informazioni. Tu Andrea ci dirai tutti i dettagli di cosa stiamo guardando. Aspetta che metto un attimo a fuoco. Eccoci qua. Andrea, che cosa sta succedendo nella centrale? Certo Gianni, questo è il sinottico di controllo della centrale idroelettrica. In questa centrale, come dicevamo prima, sono presenti 2 turbine Kaplan. Una turbina Kaplan, qui vediamo uno schema rappresentativo, e nel pannello andiamo a vedere quello che sta producendo il gruppo 1 e quello che sta producendo il gruppo 2. Quindi siamo a 600 kW e 700 kW di produzione. Esattamente, per un totale di circa 1350 kW in questo momento. Significa, insomma, dividiamo per 3, ma è anche abbondante, almeno 500 famiglie grosso modo in questo momento che stiamo andando ad alimentare. Una cosa interessante da vedere anche è quello che è lo schema tipico di una turbina Kaplan, dove abbiamo appunto un distributore e qui abbiamo nella parte in verde, in orizzontale, quello che è l'ingresso dell'acqua, quindi l'acqua mi va a entrare da questa parte, ok? E dopo abbiamo in rosso quello che è la turbina stessa, con le pale orientabili e il bulbo, quindi l'acqua scende dal distributore lateralmente e mi va a cadere sulle pale. Dalle pale, in questo caso non si vede un disegno, c'è un sifone di scarico che mi va a riscaricare l'acqua nel fiume. Questo stesso sifone, costruito correttamente, diciamo ad imbuto inverso, mi va a generare anche una depressione, quindi va a farmi un effetto Venturi, mi va a tirare ulteriormente l'acqua aumentando la potenza produttibile. Quindi la turbina Kaplan è una macchina
meravigliosa. So che è tra le più efficienti e tra le più potenti. È stata una delle ultime inventate, è abbastanza complessa come macchina perché ha diversi gradi di regolazione, ma è quella che può raggiungere delle efficienze chiaramente nel sito adatto, quindi parliamo sempre di grandi portate e piccoli salti, le producibilità migliori. Bisogna dosare sia l'entrata che anche le pale e l'inclinazione che hanno sul... Certo, tante persone chiedono sempre ma com'è che si fa a regolare una turbina? La regoli in base a quanta acqua c'è? Come fa a produrre di più? Fai salire i giri della turbina sempre di più, sempre di più? No, come abbiamo già visto altre volte nelle centraline precedenti, adesso cambio pannello, una cosa interessante delle turbine quando vanno a produrre energia elettrica per la rete è che hanno un numero di giri di rotazione pressappoco sempre fisso. Queste macchine ad esempio vedi che stanno girando gruppo 1 e gruppo 2 a 270 giri, quindi un numero di giri abbastanza basso, ma questo è perché come vedrai sono macchine molto grandi, tonnellate e tonnellate. Allontano un attimo la telecamera per farti spiegare in modo che vediamo anche te, Andrea, vai. Vedi Gianni, come abbiamo visto anche in altre centrali, le turbine idroelettriche girano sempre a un numero di giri costante quando sono nel loro funzionamento normale. Queste due macchine ad esempio stanno girando a 273 giri l'una, è un numero di giri molto basso perché come vedrai sono macchine molto grandi, tonnellate e tonnellate di macchine in rotazione. Su questo numero di giri poi per aumentare potenza noi andiamo ad aumentare invece l'apertura del distributore, che sono tutta una serie di palette attorno a quella che è la girante della turbina, e quindi più apro il distributore più acqua metto e quindi più posso produrre, ed eventualmente posso andare a regolare anche l'inclinazione in percentuale delle pale delle macchine. Perché devo regolare l'inclinazione delle pale? Perché sui piccoli salti, come dove siamo qua ai 7-8 metri, se noi abbiamo ad esempio una piena del fiume, il livello dello scarico può salirmi tranquillamente di 1 o 2 metri. Quindi succede che il salto complessivo su cui mi stanno lavorando le macchine, se inizialmente era 8 metri, si trova a essere 6 metri perché ho una piena e ho il fiume più alto. Ma 2 metri su 8 è praticamente il 20%, quindi questa grandissima differenza, perché il 20% è tanto, mi obbliga a correggere l'inclinazione delle pale della Kaplan. Chiaro, questo è chiarissimo. Adesso se sei d'accordo andiamo a vedere queste belve, questa roba gigantesca del peso di qualche decina di tonnellate e andiamo a vedere la produzione in diretta. Gianni e a tutti gli amici del canale, seguitemi e attenti alla testa. Ok. Andrea, qui siamo nel punto più rumoroso dove c'è tutta la potenza e abbiamo alla tua destra queste putrelle incredibili. Adesso voglio inquadrare subito la turbina nella sua mastodonticità, ragazzi. Qui parliamo di cose gigantesche e questa è la turbina Kaplan che sta girando a bassi regimi, producendo corrente. Allora, qui è la rotazione, qui sotto c'è l'acqua, vi faccio vedere attraverso l'asse, poi Andrea vi darà tutti i dettagli. Attraverso l'asse si arriva all'alternatore, eccolo qua, gigantesco, non riesco neanche a inquadrarlo, devo andare indietro. Questo è l'alternatore, ragazzi, parliamo di cose veramente, guardate Andrea per vedere le dimensioni. Allora descrivici un po' che cosa stiamo osservando. Gianni, qua siamo al piano -1 della centrale, quindi rispetto al canale siamo praticamente sott'acqua. La turbina Kaplan infatti lavora immersa nell'acqua, come stavi correttamente dicendo. Quello che possiamo vedere nel punto in cui siamo è la parte superiore della turbina con tutti quelli che sono i braccetti del distributore, quello che si chiama il distributore, e l'uscita dell'albero con il portaguarnizione, l'albero di trasmissione. Una cosa molto interessante da vedere è questa: tutte queste palette che si vede sono quelle che regolandole, aprendo e chiudendo, mi fanno arrivare più o meno acqua alla turbina. Io la quantità di acqua la regolo sempre in base a quella che ho nel fiume, quindi se sono in periodo di siccità dovrò chiuderle il più
possibile, perché altrimenti svuoto il canale, svuoto il fiume. Se invece ho molta acqua che mi sta arrivando dal fiume, posso aprirle al massimo e andare a produrre il più possibile. Un'altra cosa molto curiosa di questi distributori Kaplan è che se fai attenzione vedrai che di tutti questi braccetti c'è una parte di astina, quella sempre arancio fatta a V, diciamo, che è collassabile. Quello è il punto debole, perché cosa succede se dal fiume mi arriva un bel ramo, un tronco e mi si incastra in queste palette del distributore? Che nel momento in cui queste cominciano a chiudere, il ramo incastrato dentro mi farebbe sforzare talmente tanto la paletta da rompere qualcosa. Quindi quello che succede è che anziché rompere le meccaniche si va a rompere un punto deciso di collasso, che in questo caso è quella stina fatta a V. Tutta questa regolazione viene fatta da un pistone oleodinamico che vediamo là sulla destra. Collegato allo stesso pistone abbiamo un'altra asta a cui è collegato un contrappeso che effettivamente non è altro che un peso d'acciaio, una serie di piastre d'acciaio. Che funzione ha quel contrappeso? In questo momento la turbina sta girando, abbiamo detto, a 270 giri, e per quanto non siano tanti giri, come vedi la massa in movimento è tanta roba. Gira facendomi girare l'alternatore che è collegato alla rete. Ammettiamo che io ho un distacco della rete elettrica, quindi l'alternatore non è più in grado di buttare energia nella rete elettrica, l'alternatore si trova non più frenato. Questa mancanza di freno mi farebbe salire di giri la turbina, potenzialmente andando a danneggiare la meccanica. Quindi il sistema di controllo, sempre a PLC, non fa altro che dire: attenzione, c'è un problema, mi è mancata la rete, non devo salire di giri, casca il pistone idraulico, il contrappeso, e di colpo mi va a chiudere tutte le palette dell'acqua, praticamente facendomi fermare la turbina. Raccontami qualcosa anche dell'alternatore. Questo è un alternatore bello grosso, Gianni, come hai visto. Non è quello della macchina, No, esatto. Si tratta, Gianni, di un alternatore sincrono da 275 giri, quindi i poli, ho perso il conto, ma probabilmente ho un 24 o più poli di alternatore. Sincrono, quindi ha una parte di eccitazione da dovergli dare, quindi è anche in grado di generare in isola questo alternatore. Le centrali più grosse generalmente hanno questa possibilità, quelle più piccole che abbiamo visto nei documentari scorsi erano asincroni e quindi non erano in grado di generare tensione in isola. Qui, che siamo in una grossa centrale come quelle dell'Enel ad esempio, hanno invece alternatori sincroni, quindi mancasse anche l'Enel, lui è in grado di alimentare la ferriera, l'acciaieria o il paese, scollegando ovviamente quelle che sono le linee poi che proseguono per non far fulminare nessuno. Perfetto. Danni, vieni che ti faccio vedere l'altra turbina. Ecco l'altra turbina identica, qui vediamo un trafilare di acqua appena, quindi c'è probabilmente da cambiare la baderna o il corteco. Eh sì, prima ti ho fatto vedere di fatti un corteco che è stato sostituito, le manutenzioni proseguono. Anche se queste centrali sono in esercizio praticamente da 100 anni, non significa che sia tutto a posto, proprio perché hanno tanti anni di vita, hanno necessità di una continua manutenzione. Questo puoi vedere è il contrappeso che dicevamo prima. Esatto, qui puoi vedere lo stesso contrappeso che provvede alla sicurezza della turbina nel momento in cui mancasse alimentazione da parte della rete e per evitare anche dannosi fuorigiri alla macchina. Gianni, torniamo su per le conclusioni finali perché qua adesso non ci si sente più. Sono d'accordo con te, speriamo che l'audio si sia almeno sentito. Nel frattempo ti faccio vedere due curiosità: un vecchio trasformatore in olio che ha fatto i suoi anni di vita, però ha anche la sua scenicità, e importantissimo il tappo, perché tu sai bene che se per caso da un lavandino ti dimentichi di mettere il tappo,
viene su, cosa viene su puzza, viene su acqua. Qui se qualcuno fa manutenzione alla centrale, tira via la turbina e si dimentica di mettere il tappo e arriva una piena, siamo rovinati. Bravo, questo è il piccolo tappo, è proprio il tappo del della lavandino. Ovviamente non è solo appoggiato, ma ogni foro da 25 contiene un bullone. Qui Gianni siamo in cima alla testa dell'alternatore, possiamo vedere una cosa interessante, e cioè le linee dell'olio in pressione che portano la pressione dell'olio fin giù attraverso l'albero della turbina per la regolazione delle pale in testa alla Kaplan. Quindi tutto l'albero è cavo, mi passa l'olio attraverso, da tutto l'albero in rotazione, e mi va poi in pressione a regolare l'inclinazione delle pale. Queste celle dove c'erano gli antichi trasformatori, c'era questa targhetta, che questa è originale dei primi del Novecento, ragazzi. C'era poca estetica ai tempi, ma i messaggi erano sempre molto molto chiari, e direi che si capiva intuitivamente che cosa non bisognava fare. Qui siamo oramai quasi al tramonto, è stata una giornata impegnativa ma piacevolissima, grazie Andrea. Mi puoi descrivere adesso questo sgrigliatore che è sul canale e quant'altro? Beh, qui Gianni siamo alla griglia e quindi allo sgrigliatore della centrale. Come dicevamo, siamo su un canale artificiale derivato poche centinaia di metri prima dal fiume Chiese, quindi l'opera di presa effettiva è qualche centinaia di metri più a monte. Il canale poi giunge qua portando, come vedi, una bella larghezza, perché sono circa quasi 10 metri di larghezza di canale, e di acqua ne arriva. Si porta dietro l'acqua, tutto quello che può arrivare da un fiume, foglie, rami, detriti. C'è necessità, prima di far entrare nella turbina l'acqua, di depurarla tramite una griglia a filtro che può a sua volta tapparsi, e quindi lo sgrigliatore in questo caso è uno sgrigliatore di tipo oleodinamico che tramite il movimento dei pistoni mi va a muovere questo braccio, è un rastrello che mi va a raccogliere tutto ciò che si ferma sopra la griglia. Qui si vede anche in maniera chiara proprio la griglia che raccoglie tutti i detriti, eccola qua, l'acqua passa in mezzo praticamente, e la caduta sono gli 8 metri, in quanto le turbine si trovano precisamente 8 metri sotto al livello del fiume. Fantastico, queste sono proprio tecnologie antiche che ma non si rompevano mai. Rispondono poi alla fine a un'esigenza molto semplice, cioè togliere tutti i rami che potrebbero finire nella turbina creando dei danni disastrosi. Assolutamente, una volta magari si poteva fare a mano, magari una ruota idraulica, una ruota di un mulino, anche se gli entra un ramo bene o male non succedeva niente, ma hanno dei regimi di rotazione molto molto lenti queste ruote. Invece una turbina che, per quanto sia, mi gira centinaia se non migliaia di giri al minuto secondo, allora capisci che un ramo che mi entra può provocarmi dei bei disastri. Queste sono le montagne che raccolgono tutta quest'acqua piovana che poi viene portata in questi fiumi. Se sei d'accordo Andrea, andiamo dentro per le conclusioni finali. Seguimi. Allora Andrea, innanzitutto grazie di avermi portato da un'altra turbina, da un altro impianto con turbina idroelettrica. Questo è il più potente. Siamo andati per gradi, dal primo piccolino al medio al grande. Cosa ci aspetterà nel prossimo video lo vedremo. Andrea, lascio a te le conclusioni su questo canale, intanto che andiamo verso l'uscita. Gianni, io ti ringrazio di essere venuto a trovarci. A noi come FGS fa sempre piacere accoglierti e far vedere quello che ci piace fare, perché per noi questo è un lavoro, ma capisci che è anche una passione della tecnica, una passione del territorio stessa. L'idroelettrico fa parte di un'attenzione del territorio, proprio perché ci vuole un'attenzione alla natura, un'attenzione all'acqua, e per non parlare dei problemi a cui probabilmente potremo andare incontro se non facciamo attenzione alla cura di questo territorio. Purtroppo quasi sicuramente. Capisci quindi che qualcuno come i tecnici, come gli appassionati che capiscono sempre qualcosa in più attraverso il tuo canale, a noi ci fa solo che piacere, può essere che magari fra i tuoi visualizzatori ci sono in giovane età i prossimi tecnici che verranno a fare le manutenzioni in queste centrali. Belle parole, ed è sicuramente così, perché già per quanto riguarda l'autoproduzione ci sono oramai decine di migliaia che hanno l'impianto, che stanno producendo sia off-grid che parzialmente off-grid.
Andrea, non posso che ringraziarti io per la tua accoglienza come al solito. E ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale che proietta sempre cultura come questi documentari, ma anche come tanti dettagli e video tecnici di come autoprodurre la propria corrente. E quindi iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti.